Quanta paura? 100. Esatto, tantissima, tantissima. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui con noi Gaia. Ciao. Allora Gaia, oggi vieni un po' per un controllo generale, tu sei un po' una sportiva e una studiosa, quindi giustamente qualche piccola contrattura, anche se sei super giovane, ce l'hai sicuramente. Vediamo un pochino come, intanto cosa dobbiamo, direi, più prevenire che curare, perché non hai giustamente delle problematiche effettive in questo momento. Allora, però già io noto, per esempio, la cervicale, iniziamo bene, Gaia, non arriva alla fine, il nasino dovrebbe arrivare alla spalla, quindi chiaramente qualche limitazione la troviamo, e anche un po' di qua, anche se un pelino di più gira, diciamo un 90%, che il 100 ancora non ci arrivi. Allora fammi vedere una cosa, anche la mobilità delle spalle. Mi dici che non hai avuto effettivamente mai piccoli traumi, mai cose particolari da attenzionare? Qua fa male? No? Un pochino alla fine. Un pochino. Qui fa male? No. Nessun dolore, nessuna problematica. Questa va anche un po' male alla fine, eh? Questo fa male? Di meno, quindi abbiamo già due problematiche diverse. Questo ti fa male? No. Vediamo la differenza. Facciamola vedere anche alle telecamere, guarda. Hop. Allora, questa arriva, diciamo, fino a qui, ok? Questa qui arriva molto di più, vedete la differenza è molto importante, quindi già stiamo parlando di una diminuzione proprio di elasticità dell'arto destro. Tu sei destra, giusto? Quindi chiaramente del tuo arto più, in teoria, più mobile, più usato, chiaramente è molto meno libero dell'opposto. Vediamo un pochino se ci sono delle cose che derivano dalla cervicale. Ferma qui. Oggi faremo delle cose un po' più particolari, usiamo un piccolo magnete per diagnosticare, guarda un po'. Allora, vediamo un pochino, quindi arrivavamo più o meno proprio a livello qua del reggiseno. Se io posiziono, guarda, un magnete, guarda si è presa già subito la tua collanina, magnete in quest'area qui, già da subito vediamo che migliora enormemente, dice quasi per magia. Se io lo levo, ok, ritorna babbo, vedi che non ce la fai. Se io metto qua un magnete, subito guarda quanto sale di più, vedi, è incredibile, però è proprio così. Andiamo a trattarlo. Ti faccio sedere cortesemente, guarda qui davanti a me, grazie. Quindi effettivamente abbiamo una problematica in cervicale bassa. La cervicale bassa è molto importante, si chiama cervico-dorsale, è molto importante nella mobilità delle spalle ovviamente. È la prima cosa, diciamo, oltre poi alle articolazioni locali, che viene messa in gioco per aiutare i movimenti e per darne anche di migliori. Però tra l'altro è quella responsabile proprio dell'ultima fase del movimento che guarda caso ti manca, ok? Quindi andiamo a valutare un'altra cosa. Ti voglio fare un ulteriore piccolo test prima di sbloccarlo. Spingi in alto, qua già non ce la fai, ok? Vediamo un attimo, spingi in alto, questo è bilaterale, vediamo un po', spingi in alto, questo va bene, spingi, no, in basso, ok, tieni le dita aperte, forti forti così, ok? Non mi fare vincere, io cercherò di chiuderle, tu tieni le belle aperte, ok? Forti 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 forti, bravissimo, stringi così, stringi, ok, chiudi. Allora, qui dal punto di vista della cervicale, oltre ad avere un blocco, però non diciamo che va a creare problemi alle spalle nella parte bassa, hai anche una piccola compressione della quinta cervicale, ok? Che è responsabile di questi muscoli. Spingi in alto e sono super deboli, proprio non riesci minimamente. Subito, ti fa subito male. Ti faccio una piccola magia, Gaia. 1 e 2. Oggi sono in vena di magie, quindi non ti preoccupare. Allora, andiamo a fare, questa è solo una piccola percussione, non fa nessun male, ok? Gaia è terrorizzata, è la prima volta che fa qualcosa in generale, quindi adesso la dobbiamo convincere, che dici? No, per ora sto a posto. Vabbè, ancora manco abbiamo iniziato, Gaia, già sei a posto. Un po' di paura la devi avere per forza, no? Così poi sennò cosa ti passa dopo? Spingi in alto e innanzitutto già abbiamo recuperato una cosa, giusto? Piccola magia fatta, senza dolore e senza paura, vero? A posto. Vediamo se addirittura, ma non mi aspetto questo, si ruota anche meglio, però non del tutto perché non può essere, giustamente. Quindi adesso Gaia, per favore, mi dai il braccio,
spingi in alto forte forte, ok? Vedi che è un muscolo forte, qualsiasi non ci interessa. Se noi giriamo la testa per metà, quindi prendiamo la parte alta, diciamo, della cervicale, spingi in alto, qua non succede un bel niente, se rimane forte. Ma se giriamo tutto, spingi in alto, subito cedi, ok? Questo solo per farti rivedere che effettivamente la parte bassa della cervicale è davvero un problema. Stessa cosa di qua. Spingi in alto, questa va benissimo, ruota tutto, spingi in alto e qua non c'è niente, quindi il tuo blocco è a destra, ok? Ora ce l'andiamo a sbloccare. Prima di fare ciò ti faccio mettere cortesemente a pancia in su, attenzione un attimo qui con la testa, e prendiamo un bellissimo nuovissimo apparecchio per te oggi, quindi farai da cavia, no, esci perfetto, esci. Allora ti tolgo un attimo il cuscino, attenzione un secondo per favore, ok, allora dovrai abbassare la testa piano piano, esatto, entra qui, bravissima, fammi andare con questo aggeggio di tortura proveniente, Ho paura però. non ce n'è motivo veramente, però è una piccolissima trazione, completamente indolore. Andiamo a correggere, scusami i tuoi capelli. Allora, dimmi quando è abbastanza la trazione da sentire il collo che tira un po'. Ci siamo? Sì, già dirà. Esatto, ma senza dolore, giusto? Esatto, così è il massimo, giusto? Ok. Così va bene? Sì, sì. Perfetto. Posso mantenerla per qualche secondo? Sì. Ok. Questa è l'aria riflessa, ok? Proprio della parte della cervicale che dava fastidio a te. Qui fa male infatti, vero? E qui pure, vero? Di meno però forse. Qua di più, eh? E il lato destro, guarda caso, l'abbiamo visto, era proprio bloccato. Solo un secondo di piccolo fastidio normale da riflessologia, va bene? Bravissimo, piega. Piega. Molto piacevole in realtà, vero? Sì, per ora. Per ora, no, dico il macchinarietto non ha dato Sì, sì, nessun il macchinario problema. ma Allora, scusa un secondo, ti metto di nuovo il cuscino. Grazie, puoi metterti giù. Perfetto. Vieni un po' più indietro cortesemente, grazie. Allora. Ti dà fastidio la collana? no. Oggi dimostriamo come facendo soltanto anche pochissime cose possiamo raggiungere un risultato precisissimo, dimostrando che non è il tempo, ok, a fare una terapia corretta, di una terapia corretta, ma è la precisione nella diagnosi, va bene? Ok. Morbidissima, sentirai un piccolo click indolore. Ti chiedo cortesemente, guarda, di spingere contro la mia mano qui, ruotando. Vai, 1, 2, lascia morbida, morbida, rilassa, rilassa. Ecco fatto. Fatto male?
Zero, giusto? Quanta paura? 100, esatto, tantissima, tantissima. Spingi contro questa mano, 1, 2, lascia. Eccolo là, questo è il lato destro, sicuramente già l'avevamo visto che era tutto un po' più bloccato, niente di drammatico. Ti chiedo di venire in piedi cortesemente e rimettiti un attimo qua, soltanto girati verso di là e ricontrolliamo questa spalla, giusto? Questa... Sì, esatto. Guarda, già, vedi, questa arrivava già alta, ma adesso arriva proprio alla fine, proprio in assoluto. E questa è quasi identica. Ora perché quasi? Perché alla fine del movimento, già abbiamo preso da qua, praticamente siamo arrivati qua, giusto? Ora però ti faccio vedere un'altra cosa, perché sicuramente possiamo arrivare oltre. Ti faccio vedere ora un'altra cosa importante nella meccanica della spalla. Sposto un attimo i capelli così si vede meglio. Allora, abbiamo visto che nella prima fase, ovviamente, abbiamo visto intanto se c'erano delle problematiche più di natura cervicale, nervosa, poi di natura cervicale però legata alla diciamo, zona che si chiama cervico-dorsale, che è quella che diciamo, prende il movimento, no? Aiuta il movimento della spalla oltre i 90 gradi. Adesso però, per migliorare ancora questa situazione, ci andiamo a controllare la dorso lombare, che è la struttura, vedi un po', che diciamo entra in gioco nel movimento della spalla nella parte proprio finale dei vari movimenti, perché proprio non ci sarebbe lo spazio paradossalmente. Quindi io vado a mettere, guarda, un magnete qui, lo tengo così, e ti faccio vedere che la spalla arriva molto più in alto, esattamente come la prima, come la sinistra. Hai visto che roba? Adesso la andiamo a sbloccare pure lei. Ti faccio mettere, vieni sul lettino per favore, qui. Girati sul fianco verso di me cortesemente. Esatto, bene, appoggiati. Dammi per favore questa, grazie. Non mi aiutare, faccio tutto io, ok? Guarda, tieniti in questa maniera qui. Morbidissimo, sentirai un piccolo click. Ecco fatto. Ti chiedo di girarti dall'altro lato. Ha fatto male? No. Le cose fatte bene non fanno mai male, giusto? Posso? Eccola là. Vieni in piedi per piacere. E ricontrolliamo per l'ultima volta questa spalla. Questa arriva qui. Ora tocca la testa. Se ora tocca cioè il problema è che se aumenta lei noi ci freghiamo perché questa qua poi invece sta migliorando pure la sinistra che era già buona, questa arriva qua e questa amica mia ci arriva pure tranquillamente, va bene? Questa intanto è la seconda cosa importante. Adesso lavoriamo sulla meccanica per fluidificare un po' il movimento e andiamo a lavorare su queste coste che ci stanno qua e testiamo anche i muscoli, ok, più importanti. Ti faccio sedere cortesemente sempre dallo stesso lato, grazie. Vai dall'altro lato, ti abbasso un po' il lettino, ti siedi qua. Allora, dammi un attimo per favore qui la spalla, controlliamo dei muscoli importanti, ruota verso l'esterno, forza, questo è bello forte, ruota verso l'alto, questo è bello forte, spingi indietro, molto bene, ruota verso il basso, buono, ruota verso di te, bravissima, dritta, ruota la testa, mantieni bene saldo qui, spingi verso di me, questo è molto forte, dritta così, spingi verso di me, molto forte, 1 e 2, mantieni questa posizione per favore, il gomito ben dritto, spingi di qua, anche questo è molto forte, ottimo, ruota, spingi in alto, molto bene, spingi in alto di nuovo, questi li abbiamo già visti, mantieni così, resisti in alto, molto bene, mantieni, guarda, questa posizione, spingi verso di te, ok? Qua, sì, bravissima, ruota un po' così e ora sempre uguale, spingi verso di te.
questi sono molto forti, ottimo, non ci sono grosse cose, spingi indietro, ok? No, no, guarda, questo lo mantieni fermo, è saldo qui, spingi il gomito indietro e questo non ce la fa. Questo è il grande rotondo non fa parte della cuffia dei rotatori, però ovviamente è importante quando appunto dobbiamo ruotare anche lì, portare indietro in questo caso proprio la spalla. Abbiamo beccato qual è l'inghippo, me lo mantieni un attimo ancora per piacere, spingi ancora un goccio, indietro, piano piano, lascia, spingi. Eccolo qua, ferma così per piacere, stimoliamo i fusi neuromuscolari del muscolo che ci permettono così di rinforzarlo subito, spingi indietro e adesso è super forte, la vedi la differenza? Ok, posso vedere un attimo anche qua, non si sa mai, spingi indietro, ma questo è fortissimo, non c'era niente da dichiarare, esatto, pancia in su per favore un secondo, lo senti subito come cambia, subito, è istantaneo. Questo è il bello di questo tipo di lavoro, è veramente istantaneo. Non me l'aspettavo, però. Non te l'aspettavi, questo mi piace perché proprio bisogna fare anche vedere, no? Quando poi alla fine sono semplici le cose, ripeto, se sono fatte bene, se diagnosticate bene. Morbida, solleva un po' la testa, proprio staccala dal lettino, giù, ecco fatto. Seduta di là un attimo ancora. 1, 2, morbida, morbida, morbida. Ecco fatto, eppure la spalla è andata. Vieni per favore di nuovo in piedi per l'ultimissima volta. Attenzione. E adesso non solo avremo il movimento, ma avremo la fluidità, che è la cosa che mancava ancora in questa parte. Guarda che meraviglia, ok? Cioè, capisci bene quanto abbiamo cambiato, no, di questa struttura. Mi fai vedere l'ultima cosa? Mantieni, guarda, la mano qui, ok? Morbida. Eccola lì. Perfetto. Spingi verso l'esterno. Abbiamo un altro muscolo che lavora poco. Questo sì che fa parte della cuffia dei rotatori, non te l'ho testato prima perché si testa da in piedi, è meglio. Spingi all'esterno, dritto per favore, spingi all'esterno. Questo rimane debole, piccolo inghippo. Qua c'è un trauma nascosto, ok? Ed è interessante questa cosa perché si può correggere in maniera particolare. Ma hai avuto colpi di frusta in macchina, piccoli incidentini? Sì, li hai avuti. Fammi vedere un'altra cosa. Dritto. Spingi all'esterno, no. Spingi all'esterno, no. Spingi all'esterno, no. Spingi all'esterno. Cominciamo a ragionare, dritto per favore il gomito. Spingi all'esterno, eccolo qua. Questo lo rinforza improvvisamente, vedi? È una cosa che non c'entra in questo momento tanto con la spalla, però ci sono dei piccoli traumi che risolviamo subito. Pancia in su, è un blocco della quinta dorsale. 1, tieniti tutte e due le spalle cortesemente. Eccola qua, morbida. Eccola là. Ti rimetti in piedi cortesemente. Attenzione. Dritto per favore il braccio, spingi verso l'esterno e adesso è straforte senza fare niente e la fluidità è 100 volte migliore, ragazzi, arriva fino di nuovo alla cervicale come la sinistra e con la stessa fluidità, va bene? Beh, ti ho dimostrato che facendo poche cose fatte bene possiamo risolvere veramente in pochissimo tempo una problematica che magari uno neanche dà, cioè uno magari dà anche per scontata, giusto? Come puoi vedere sempre si trova qualche inghippo, no? Perché c'è sempre qualche piccolo trauma, qualche piccolo incidentino, anche semplice, anche da super giovane, ok? La prevenzione osteopatica serve proprio a questo, per evitare che diventano poi un giorno delle problematiche più serie. Grazie cara Gaia per aver scelto il mio studio e ci vediamo alla prossima.